Ciao a tutti! A maggio di quest'anno, quando è uscito il Mavic Mini 3 Pro, tutti ci siamo accorti che mancavano i piedini. A differenza del DJI Mini 2, sul Mavic 3 Pro le antenne sono integrate. Anche il radiocomando DJI RC, che è uscito contestualmente al Mini 3 Pro, ha le antenne integrate. Nelle mie prove di confronto tra Mini 3 e Mini 2, per quanto riguarda il segnale radio, avevo concluso che il Mini 2 ha un segnale radio migliore grazie alle antenne esposte nei piedini. Infatti, a parità di radiocomando, ovvero RCN1, nonostante OcuSync 2, il Mini 2 ha un segnale migliore rispetto al Mini 3 che ha OcuSync 3. Ovviamente intendo Mini 3 Pro perché DJI ha realizzato il nuovo DJI Mini 3 senza Pro. La sua esistenza l'abbiamo scoperta il 22 novembre, qualche giorno fa, quando su registri FCC è appunto apparso il nuovo drone DJI Mini 3. Quando ho dato la notizia, avevo anche detto che il DJI Mini 3 probabilmente ha nuove antenne oppure una nuova disposizione delle antenne. Ed infatti è proprio così. Il Mini 3, il nuovo Mini 3 ha di nuovo le antenne esposte. Lo si può vedere grazie alle immagini che probabilmente pubblico per primo su questo drone, anche se non è ancora stato annunciato ufficialmente. Benvenuti in un nuovo video di Quadricottero News. Ed eccoci, tra poco vedremo il Mini 3 senza Pro. Questo naturalmente è il Mini 3 Pro che conosciamo tutti. E siete pronti per vedere il Mini 3? Eccolo qua, vi presento il nuovo DJI Mini 3. Questo è il Pro e questo è il 3. Pro e 3. Possiamo notare due grandi differenze. La prima è che il DJI Mini 3 è tornata con le antenne esterne come il Mini 2, quindi mi aspetto un miglioramento del segnale. La seconda differenza la vediamo nei sensori. I sensori anteriori sono diversi, anzi il Mini 3 sembra proprio non avere sensori. Ovviamente mi riferisco ai sensori anteriori di rilevamento ed evitamento ostacoli. La forma, la sagoma dell'alloggiamento è diverso e secondo me non ospita alcun tipo di sensore evitamento ostacoli, anche perché il retro, che sul Mavic 3 Pro ospita i sensori posteriori, come vedete non esiste. Questo è il Mini 3 Pro, dove si vedono bene i sensori posteriori, e questo è il nuovo Mini 3, dove non ci sono assolutamente sensori evitamento ostacoli posteriori e, come ho detto, presumo nemmeno anteriori. Tra l'altro possiamo vedere come la scocca sia uguale a quella della versione Pro, a parte la presenza dei piedini anteriori che ospitano le antenne sul nuovo Mini 3. Anche la batteria sembra essere la stessa, così come il tasto di accensione e le aperture per il raffreddamento, le aperture superiori. Questa è la parte inferiore del Mini 3 Pro, dove spiccano le due grosse telecamere che funzionano da sensori evitamento ostacoli, che sono assenti sul Mini 3 normale, sul nuovo Mini 3. Ci sono i classici sensori VPS, cioè due sensori infrarosso per il mantenimento dell'altezza e una telecamerina per il mantenimento della posizione negli ambienti interni dove non arrivano i segnali GPS. Il gimbal camera sembra essere uguale, quindi dovrebbe mantenere la capacità di orientarsi anche in verticale per fare i video per i social in modalità portrait. Possiamo notare la presenza delle luci sulla punta dei bracci anteriori. In conclusione, da quanto ho potuto recepire guardando queste immagini, il Mini 3 non è altro che un Mini 3 Pro senza sensori evitamento ostacoli e con le antenne
esposte nuovamente come sul DJI Mini 2. Il gimbal camera sembra uguale, così come la camera, quindi credo che le risoluzioni massime siano le stesse, almeno spero. Funzionerà ancora con il DJI RC, ovvero il radiocomando con monitor, e non dovrebbe mancare molto alla sua presentazione ufficiale, al suo lancio ufficiale. Resta da capire se avrà ulteriori limitazioni, come ad esempio l'assenza delle modalità Active Track, visto che mancano i sensori, e qualche altra limitazione. In teoria dovrebbe avere le stesse funzionalità del Mini 2, con in più la possibilità di orientare verticalmente la camera. Prenderà, secondo me, il posto del Mini 2. Avrà già la marcatura C0? Lo scopriremo. Per ora vi ringrazio per l'attenzione, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e lasciate un like se questo video vi è piaciuto. Immagini quasi esclusive, penso che sono il primo a pubblicare le immagini reali di come è il DJI Mini 3. Vi saluto nuovamente e vi auguro una buona continuazione. Ciao a tutti e alla prossima con Quadricottero News.